Ciao, sono Valeria Franco e con me c'è Maria Barone, educatrice e pedagogista. Ciao Maria. Ciao Valeria. Oggi vogliamo parlare ai più giovani tra i Maladaptive Dreamers, in particolare alla fascia di età adolescenti e giovani adulti. Mi è capitato che una ragazza mi scrivesse una cosa un po' particolare. Io penso di avere il Maladaptive Dreaming, ma non impatta molto sulla mia vita, infatti vado piuttosto bene a scuola, all'università ho bei voti. Secondo te c'è qualche problema, qualche trappola in questo ragionamento? Sì, diciamo che credo che tutti noi identifichiamo la vita scolastica e poi lavorativa come il fulcro e l'indice di una vita di benessere, no? Una vita che funziona, trascurando però poi la vita personale e quelli che sono i propri interessi e i propri significati. E questo vuol dire che quando magari c'è un compito a cui assolvere, come i compiti, la scuola, riusciamo a farlo perché è come se qualcun altro ci dicesse cosa fare, quando farlo, perché, ma nel momento in cui siamo noi a prendere le redini della nostra vita, a dover decidere, quindi a dare i nostri significati alla vita, ci rifugiamo nel maladaptive daydreaming, quindi vuol dire che non riusciamo a colmare una lacuna, un senso di vuoto e cerchiamo di colmarlo andando in una vita irreale, parallela, con le fantasie. Con le fantasie e con dei significati che realmente non esistono. Quindi diciamo che la vita accademica, scolastica o professionale non sono gli unici indici di benessere. Magari riusciamo a non fantasticare in quelle occasioni grazie o a un forte senso del dovere interiore o magari all'autorità di qualcun altro che ci impone di fare quelle cose, però da sole potrebbero non essere sufficienti, perché se magari io, ok, vado a scuola, porto a casa dei voti, ma appena ho finito di studiare mi metto a fantasticare, evidentemente un problema c'è. Sì, infatti. Ciò non significa ovviamente che quell'ambito non sia importante o che ti stiamo consigliando di non studiare e dedicare tempo ad altro. Ovviamente è un ambito importantissimo per la propria realizzazione, ma non è l'unico, quindi gli indici da valutare sono anche altri, la vita personale appunto. Per esempio si potrebbe pensare quante cose potrei fare se non fantasticassi, magari anche semplicemente avere un po' più di vita sociale, significa per forza avere tantissimi amici, ma anche la vita sociale, anche se molto selezionata, è importante, o magari fare altre attività, fare volontariato, studiare una lingua o coltivare una passione, sono tutte cose che costruiscono la nostra identità. Certo, però più si fantastica, più ci si allontana dal capire qual è la nostra identità, come identificare quelli che sono i nostri piaceri, quindi diventa un circolo vizioso, perché si fantastica per colmare un senso di vuoto, ma il fantasticare ci allontana sempre di più dall'individuare nella realtà quale invece potrebbe essere il nostro senso, il nostro significato. Il senso e il significato, che sono proprio quelle cose che ci permettono di guarire dal maladaptive daydreaming, proprio quello di avere una vita ricca di significato. Infatti il rischio è poi di guardarsi indietro da più grandi e dire ok, ho fatto magari le tappe base della vita, ma vedo anche delle grandi lacune, magari appunto dei vuoti. Certo, dei vuoti che sono dettati dal fatto che magari la maggior parte delle cose fatte nella vita sono state fatte senza una forte logica, senza un forte senso verso quello che si stava facendo. Maria, stai anche per proporre degli incontri di gruppo appunto per questa fascia di età. Sì, esatto, partiranno a breve dei gruppi per i più giovani, dagli adolescenti fino a 25 anni, in cui cercheremo di individuare, capire e gestire il maladaptive daydreaming. Grazie Maria. Grazie Valeria.